Se non lo avete capito, Valencia, circuito Riccardo Tormo, quel posto che ospita tutte le finali della MotoGP perché è fatto a forma di anfiteatro. Ovunque tu sia puoi vedere tutta la pista. Nel video precedente, nel quale sono stato in Germania da Sergio e da Aprilia Firzigman, vi avevo lasciato con un'anticipazione per questo weekend che avremmo fatto qui a Valencia e vi avevo detto che sarebbe venuto qualcuno con le mani esperte su Aprilia a darci una mano a mettere a posto la 660 portando un po' di materiale da provare. Adesso sigla, andiamo a rompere le palle, vi faccio vedere chi è questa persona, dopodiché lo lasciamo lavorare sulla moto e io vi spiego perché siamo qui e stiamo facendo questa cosa insieme. Eccolo qua, i più esperti lo conosceranno, Gabro Racing, preparatore di parti speciali per Aprilia. Io ho fatto una piccola introduzione di quello che dobbiamo fare, sì. Non ho ancora detto niente, quello che vorremmo fare, che abbiamo in progetto lo diciamo alla fine, perché è una cosa un po' grossa. Anche perché la cosa funziona se io e lui nei prossimi 3 giorni non ce ne veniamo. Esatto, infatti questa cosa è stata fatta perché se non ci sopportiamo magari domani diciamo Gabro mi sta sul cazzo, non possiamo lavorare insieme, finisce tutto diciamo, qui, siamo amici come prima, abbiamo fatto un weekend a Valencia insieme. Questo è un primo appuntamento. Esatto, first date. Allora, vediamo se riesco a spiegarvi come mai c'è stata questa connessione. Come avete visto dai passati video, ho incominciato ad utilizzare questa Aprilia 660 per allenarmi, che è completamente originale tranne le sospensioni di Andreani, quindi l'ammortizzatore posteriore e la cartuccia Misano davanti. Siccome, e se seguite i miei video lo avete capito, che mi piace smanettare, cercare di fare sempre il meglio, tutte le volte che tornavo a casa da una giornata con l'Aprilia cercavo di parlare con le persone e chiedere informazioni, perché non conosco la moto né tantomeno i materiali che sono montati. Così mi sono fatto dare il numero di Gabro, che so che lui è molto esperto su centraline, mappe per quanto riguarda Aprilia, così l'ho chiamato e abbiamo cominciato a chiacchierare. Lui ha cominciato a raccontarmi del suo progetto che ha e io gli ho detto scusa, ma facciamola insieme questa cosa. E ovviamente per far funzionare una cosa insieme bisogna essere d'accordo tutti e due. E che cos'è ve lo dico alla fine del video, perché è una cosa un po' grossa, un po' difficile da organizzare. E siamo venuti qui a Valencia, io in verità l'avevo fatta più semplice, gli avevo detto Gabro vengo a Vallelunga, provo la moto, vediamo se andiamo d'accordo. Lui ha una moto, però mi ha detto guarda Edo, io ce l'ho smontata perché sto facendo dei lavori sul motore e quindi non posso utilizzarla. E io gli ho detto guarda, io con Sergio vado a Valencia, vieni, porta un po' di materiale, lo proviamo e in frattempo vediamo se riusciamo a lavorare insieme. Quindi adesso andiamo al box, vi faccio vedere che cosa mi ha portato Gabro da provare e poi purtroppo dobbiamo metterci nelle mani di un qualcosa che non possiamo comandare, perché quelle nuvole lì sono molto minacciose e tutti i meteo domani, che è venerdì, ovvero il primo dei 3 giorni del weekend, danno acqua. Io voglio entrare anche con le rain, però sicuramente se non piovesse ci agevolerebbe il lavoro. Comunque dai, andiamo a vedere che cosa ci ha portato Gabro, che ci sono un sacco di chicche bellissime e che possono migliorare un sacco il tempo sul giro e il feeling di guida. Allora, qui c'è lo scatolone con dentro tutti i pezzi che questo weekend andremo a provare. Tutto il materiale ce l'ha fornito Gabro insieme ad Aprilia Special Parts e adesso vi faccio vedere perché ci sono delle robe fighissime. Innanzitutto corona e rapporti, così possiamo fare il rapporto e non dobbiamo più usare quello che abbiamo. Telaietto anteriore in alluminio fatto a mano by Gabro. Guardate che spettacolo. Poi dopo vi faccio vedere la comparativa con quello originale che è fatto di plastica. Cupolino doppia bombatura racing bike, che tra l'altro per me che sono alto su una moto comunque abbastanza minuta mi aiuterà sicuramente in aerodinamica e nel rettilineo. Cornetti di aspirazione sviluppati da Gabro sul banco prova che dovrebbero aiutare a dare più bassi al motore mantenendo la stessa potenza in alto. Ricevitore GPS di PZ Racing che serve a far funzionare il cronometro sul dash originale, quindi non avremo bisogno di un cronometro aggiuntivo, possiamo utilizzare la funzione che Aprilia ha nel suo dashboard grazie al GPS. Abbiamo parlato di aspirazione, quindi filtro dell'aria perché fai i cornetti e tieni il filtro d'aria originale, quindi sprint filter. Questi, la prima volta che ho provato la moto ho detto ci vogliono, li voglio. Manubri centroforcella racing bike che aiuteranno ad avere il manubrio più vicino a me perché lo sento sempre un po'
lontano. Infatti anche le moto del trofeo Aprilia le ha montate con dei manubri similari, non so se sono gli stessi, però comunque sono centro forcella. Molle by Tommy Noccioli per fare il setup. Poi qua c'è una chicca, l'avevo vista solo nelle pit bike prima d'ora. Ops. Questo è il supporto per evitare che l'alberino dove lavora la leva del cambio fletta, perché essendo molto lungo e sporgendo molto dal motore, quando gli si danno i pestoni durante le cambiate ci sta che fletta e sfolli la marcia, quindi sbagli o comunque puoi rovinare le forchette del cambio. Questa cosa serve ad ovviare al fatto della flessione della leva. Una cosa molto intelligente, e domani la proviamo, e questa potrebbe anche, penso, aiutare i grandi problemi di blipper che ha questa moto, che comunque, anche se io non utilizzo, però domani possiamo vedere se comunque c'è un miglioramento grazie a questo pezzo. Poi prodotto di punta di Gabro, questo lo vende in tutto il mondo, quindi America, Asia, è l'app Map, che serve a comunicare e a riscrivere la centralina grazie solo al telefono. In più permette anche di vedere una sorta di diagnosi per vedere se ci sono errori in centralina o problemi nella moto. Una volta riscritta la centralina non è necessario che l'interfaccia rimanga sulla moto, quindi la possiamo togliere e poi riattaccare per modificare. Questo poi è il suo cavo per collegarla all'impianto di serie. E poi ultimo ma non per importanza, e questa modifica ci farà diventare matti perché bisogna smontare mezza moto, quello che comunemente in gergo viene detto il papero, ovvero la presa d'aria che Gabro ha studiato. È una proboscide che viene montata come condotto di aspirazione frontale, e se lo paragoniamo all'originale è incredibile. Tra l'altro poi vi farò vedere che l'impianto elettrico passa all'interno del telaio dove dovrebbe passare l'aria. Invece Gabro, facendo questo diciamo papero con questa modifica, poi vengono passati i fili dell'impianto elettrico all'esterno in maniera da poter lasciare il condotto libero e permettere all'aria di defluire, e quindi avere tutti i vantaggi che possiamo avere nell'aspirazione e quindi poi nel fare la mappa, perché più aria, più benzina, più cavalli. Niente, quindi come avevamo preventivato, la pioggia è arrivata, ne è arrivata anche parecchia, sta continuando a piovere, però la cosa che abbiamo deciso di fare, io voglio girare perché è un sacco di tempo che non giro sul bagnato, e tra l'altro il bagnato è una condizione che mi è sempre piaciuta, però visto che le previsioni danno che le nuvole se ne stanno andando in teoria, quindi nel pomeriggio potrebbe smettere, sfruttiamo la mattina per aspettare a vedere cosa succede e montiamo tutto quello che c'è da montare sulla moto, perché ovviamente il programma è andato a farsi benedire. L'idea era quello di provare le cose gradualmente, provare ogni singolo pezzo. Il problema è che ci ruba un giorno, probabilmente anche domani mattina, quindi abbiamo la metà del tempo a disposizione. Dei 3 giorni ne abbiamo 1 e mezzo, quindi allora abbiamo deciso di montare tutto sulla moto e la proviamo così, poi decideremo cosa funziona e che cosa no. Quindi adesso andiamo da Gabro che sta smontando il telaietto davanti e la presa d'aria frontale originale per mettere la sua. È un lavoro abbastanza complesso, quindi sfruttiamo la mattina e poi vediamo pomeriggio cosa succede. Nel frattempo possiamo ammirare la crew Deutsch, molto affascinata dal lavoro di Gabro, perché c'è un sacco di rumor nel box per questi super lavori, e questa è la maschera che Gabro ha fatto per fare il taglio della carena per montare la proboscide. Ovviamente per montare la proboscide serve il suo telaietto che vi ho già fatto vedere ieri, e quindi adesso ci mettiamo a lavorare perché c'è un sacco di lavoro da fare. Siccome non abbiamo i cavalletti, per far passare l'impianto elettrico all'esterno e toglierlo dal buco dell'airbox c'è un connettore che non passa, e quindi c'è il canotto di sterzo nel mezzo, quindi dobbiamo togliere la piastra con il relativo perno, e siccome non abbiamo i cavalletti ci siamo attrezzati in una maniera un po' artigianale, ovvero 4 persone, 2 che tengono la moto, uno che la abbassa e uno che fa passare l'impianto elettrico. Ne stiamo togliendo un po' di peso dalla moto, Quindi Gabro, mi spieghi bene il discorso del cablaggio, perché noi avevamo un cablaggio che passava qua nel mezzo. Abbiamo fatto il discorso di togliere la piastra per sfilarlo, perché ovviamente i connettori da qua non passano, non hanno abbastanza spazio. Poi dove lo facciamo passare? Faremo passare qui in mezzo, fra radiatore e staffa del radiatore. Ok. Dovremmo creare un po' di spazio con Dremel e togliere questa lama. Ok. Poi salirà da qui e andrà sul fianco del telaietto in alluminio fino ad arrivare al cruscotto. Insomma, non è proprio una modifica da 2 minuti, però siccome piove ci siamo presi la mattina per fare questo, così non dobbiamo perdere tempo quando speriamo ci sarà il sole.
Vai Gabro, grande momento. Telaietto montato, strumentazione montata e papero montato. Un'ora secca di moto. Alla fine abbiamo cominciato a girare veramente molto tardi e ho fatto 2 sessioni molto lunghe perché sul bagnato comunque bisogna prendere confidenza. In più abbiamo messo una gomma, ora l'abbiamo comprata qua dall'organizzatore, ed era una gomma molto vecchia che, a mio sentimento, secondo me la posteriore era veramente dura. In più, per la configurazione della moto che ho, facevamo fatica a trasferire il peso al posteriore, quindi avevo veramente poco grip, però ho guidato piano piano cercando di fare il massimo, e soprattutto l'importante era non buttare per terra la moto, anche perché ci siamo fatti un culo come un cesto, soprattutto Gabro, per fare la moto, e ci sono dei pezzi speciali come il papero che abbiamo montato davanti, ovvero la presa dell'aria, e alcune cose che se le rompiamo è finito il gioco. Quindi oggi noi abbiamo montato una pre-produzione del papero. Il papero è carino, lo sai perché si chiama papero? no. Perché il primo prototipo stampato 3D, Carlo di Racing Bike, l'aveva stampato con filo arancione, Ok. per cui era proprio un becco del papero. Ah, sembra L'ho portato a casa e la mia ragazza Ludovica ha detto: quello è il becco del È il becco papero. del papero. E basta, e Ludovica l'ha battezzato papero. Ti stavo dicendo, abbiamo montato un pezzo di pre-produzione e hai visto che comunque sia qualcosa ancora non torna, però sono 6 mesi che ci stiamo Sì, lavorando. abbiamo dovuto insomma lavorare un po' artigianalmente, è ovvio, cioè siamo qua a Valencia, non abbiamo nemmeno comunque tutti gli attrezzi, siamo un po' Io credo- arrangiati. Io credo che tutti i tedeschi qua, cioè, quando ci vedono in giro, nascondono i ferri adesso. Abbiamo chiesto ferri a chiunque. Non diciamolo. Però se siete stati attenti alla cosa più importante del video, non ci sono ancora arrivato, ovvero abbiamo parlato tanto della moto, abbiamo parlato tanto di tecnica, vi ho fatto vedere un sacco di pezzi, ma perché è venuto qui Gabro a lavorare con me su una moto che non è nemmeno mia, perché è la moto di Sergio che mi presta per allenarmi? Quando ho iniziato a usare la moto di Sergio, questa Aprilia, quest'inverno, volevo migliorare la moto perché la moto era standard, e quindi ho cominciato a sentire Gabro, che sapevo essere comunque molto esperto in questo campo, soprattutto su Aprilia e sulle centraline. Nasce questa cosa e al telefono lui mi dice: guarda che io come preparatore vorrei fare questa cosa qui, e questa cosa qui è una cosa molto grossa, ovvero correre con questo tipo di moto attualmente in Europa non ci sono molte categorie, ovvero nel motoestate ci sono i trofei supermono o bicilindrici, c'è il trofeo Aprilia, però il trofeo Aprilia è chiuso, nel senso che devi noleggiare la moto da Aprilia e le moto sono stock, quindi il divertimento fondamentalmente è del pilota, è più bravo il pilota, chi è più bravo vince, perché le moto bene o male sono tutte uguali. L'unico campionato al mondo nel quale si possa sviluppare queste moto multimarca, perché ci corre Aprilia, ci corre Suzuki, ci corre Honda, ci correrà Yamaha adesso con l'R7, è il campionato americano Moto America. Gabro durante l'anno scorso ha già fornito dei componenti a un team americano che ha fatto anche delle vittorie durante l'anno, e infatti l'idea con questo team americano è quello di farsi dare una moto muletto da allestire con tutti i pezzi che Gabro porterà in America, e il sottoscritto dovrebbe guidarla. E per il discorso che il campionato è open e quindi si può sviluppare la moto, si possono fare tante cose, il divertimento poi diventa sia del team che sviluppa la moto e cerca di fare una moto più competitiva degli altri, sia per il pilota che deve misurarsi ovviamente in un campionato di alto livello, anche perché Moto America Super Twins ha dimostrato in questi anni di aver decisamente impennato il proprio livello.
ed è proprio per questo motivo che quando il livello è alto c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Per la prima volta da quando faccio video su YouTube mi trovo a chiedere un aiuto anche a voi, partendo dal presupposto che la moto ci verrebbe gentilmente fornita, che Gabro fornirebbe tutte le parti speciali ed io la mia guida e tutto il piano editoriale per portarvi questo contenuto su YouTube. Per realizzare questo progetto ci servono degli sponsor monetari che sostengano i costi di quello che serve per andare là, dall'altra parte del mondo, per disputare le 2 gare di Ridge Motorsport, che è una pista pazzesca, e di Laguna Seca. Aerei, voli, spostamenti, vivere e le tasse di iscrizione al campionato AMA sono gli scogli più grandi che in questo momento abbiamo. Per questo vi chiedo, se avete un'azienda o se credete in questo progetto o conoscete qualcuno che possa farlo, vi prego di scrivere alla mail che trovate qui sotto in descrizione. Che bello sarebbe correre e portare tutte le soluzioni tecniche in America in un campionato di altissimo livello come l'AMA. Io nel frattempo, fra 2 settimane, sarò ad Estoril e continuerò lo sviluppo della moto e sono sicuro che ne vedremo delle belle.